Ciao a tutti ragazzi, avete sentito un miau per caso? Sebastian il gatto di Daniele che è rimasto fuori dalla porta e che sta miagolando, scusate, scusate, diciamo, scusate noi per averlo lasciato fuori, ma era impossibile tenerlo qui. E quindi vabbè, insomma, adesso poi ci faremo perdonare da Sebastian. E allora, mettiamola così. Sono arrivato qua e la prima cosa che mi ha fatto sentire Daniele Chierichetti, che ringrazio, di KS Synth Club, che è il suo canale YouTube, che è il canale YouTube italiano più seguito dal punto di vista delle tastiere, e non solo in Italia, perché insomma, e mi ha subito, diciamo, messo di fronte a questo mini freak, che è, diciamo, il fratello maggiore del micro freak. Fratello maggiore, ma più che fratello maggiore è proprio cresciuto, nel senso che è diventato adulto. Non che non lo fosse, però diciamo che adesso abbiamo a disposizione tutto un altro discorso, nel senso che siamo a 6 voci di polifonia che possono diventare 12 parafoniche. Chiaramente c'è la possibilità di mettere in unisono tutto, però insomma rispetto a prima abbiamo un altro pianeta proprio. Ci sono gli effetti che non c'erano di là e devo dire sono molto belli, cioè nel senso che non sono l'effetto digitalone, quello così, insomma, qui ci si lavora bene. Abbiamo tutto quello che serve, uno step sequencer, abbiamo tutta una serie di simpaticissimi disegni, per esempio, anche che sono molto simpatici, l'arpeggiatore, quindi insomma, per esempio adesso stavo lavorando su questo suono, ma è un attimo farlo entrare in questi arpeggi, articolazioni di arpeggi. Poi c'è anche questo ha anche uno step sequencer, ha possibilità del CV gate, qui ci sono anche tutti dei parametri a disposizione che mi sembra di capire siano integrati anche nel pannello a vista, diciamo, che riguardano anche quello. Quindi si può essere così, diciamo, collegato al mondo anche dei... Voi non lo vedete, non so se lo vedete, ma lì c'è un... Lo vedono quasi. C'è un modulare. Vabbè, insomma, comunque è una di quelle, così, di quei sintetizzatori moderni che però si porta dietro, quindi appunto collegabili all'aspetto quello del computer, quindi USB, diventa anche volendo un VST se non sbaglio, cioè nel senso che c'è anche il suo VST che potete utilizzare all'interno dei programmi per il computer, però nello stesso tempo per dire ha il MIDI audio, il MIDI in e il MIDI true, moltissimi di questi synth piccolini adesso non si vede più, nello stesso tempo ha CV gate, nello stesso tempo l'USB, insomma ha tutte le connessioni possibili e immaginabili. La tastiera, nonostante abbia faticato un po' magari all'inizio ad articolare, come succede con tutte le tastiere, con questi microtasti così, ma devo dire che questa in particolare è un passo avanti rispetto alla maggior parte di quelle che ci sono in commercio. Mi ricorda un po' Korg da questo punto di vista, nel senso che il micro Korg, questa è la stessa che monta l'Arturia, la Keystep 37, e devo dire sono belle, sono piacevoli da suonare. Un'altra cosa incredibile è che ha l'aftertouch, quindi insomma sono cose che non è che siano proprio così, diciamo, semplici da mettere insieme in un prodotto così piccolo, economico, perché costa 5,99 e per tutto quello che fa e per la portabilità, oltre al fatto che di non essere di plastica, ma essere sotto per esempio di metallo, insomma, 6 voci di polifonia, tutte queste cose qua, tutte messe insieme a questo prezzo, con gli effetti, con il filtro lavora bene, tutto a posto, step sequencer, CV, MIDI, insomma, è un bel sintetizzatore. E avete sentito anche come suona, nel senso che la pasta è bella, è morbida, è morbida, ma per esempio, c'ha dei bassi mostruosi. Adesso questo qui è una roba. È un po' pure troppo, diciamo. Vabbè, questo adesso esagera, il fatto il deficiente perché quando l'ho sentito poi mi ha fatto un po'. Mi ha fatto un po' questo effetto qua.
sembra che vuole ammazzare qualcuno. Comunque, a parte questo, questo è un Natale fricchettone, questo qua praticamente. E adesso vi farò ascoltare un po' di questi suoni. Sono i preset che ci sono all'interno, che potete scorrere con questo knob. Poi, una volta deciso quale suono utilizzare, bisogna, diciamo così, premerlo. E questo è con lo step sequencer, vedete partire lo step sequencer e potete anche lavorare sullo step sequencer in tempo reale. Ci sono chiaramente, come vi dicevo, tutti questi simpaticissimi disegnini sullo step sequencer che devo dire che attirano l'attenzione. Allora, qui abbiamo a disposizione una matrice, come spesso capita negli strumenti Arturia, che ci serve poi fondamentalmente per lavorare sia sul suono e quindi gli inviluppi, l'LFO e tutto il resto, a parte i due oscillatori e tutte le possibilità e il tipo anche di architettura che è abbastanza complessa, dà la possibilità di fare veramente tante cose differenti, ma a parte questo, anche qui, sempre nella matrice, ci possiamo occupare di quelle che poi sono le questioni invece hardware, cioè che cosa fanno le mod wheel, che cosa fa l'aftertouch e tutto il resto. Tutte queste cose insieme poi creano una serie di opportunità veramente molto molto interessanti, ma lo si vede anche solo scorrendo i preset. A parte sta potenza mostruosa che ha, no? Ma... non so neanche se ce la facciamo proprio cioè con l'audio. Ogni cosa che fate è riprodotta dal punto di vista proprio visivo con le forme d'onda e tutta una serie di cose veramente molto molto belle. Cioè, è veramente arrabbiatissimo. Vi dico, è... E poi ci sono queste cose. Ogni preset porta in un mondo. Anche queste cose sono bellissime, eh? Devo dire che anche giocando
semplicemente giocando con gli oscillatori e il filtro. È interessantissimo, veramente. FM bass. Io veramente, allora, il suono di bene o male che hanno loro di Arturia è un po' questo qui, cioè ha una sua caratteristica anche proprio timbrica, l'azienda, insomma, ha un mondo suo artistico, non so come dire. E in particolare devo dire questa versione, questo Mini Freak, sembra un po', come dire, fino adesso di quelli che ho provato loro, anche quelli grandi, quelli veramente questo formato portatile così con tutte queste con fondamentalmente dentro tutta una potenza molto più grande di quella che possa sembrare il così anche la scocca, non so come dire, anche semplicemente il prodotto fa un effetto bello, piacevole, perché uno insomma si porta dietro veramente qualcosa di realistico, non so come dire, anche dal punto di vista strumentale, cioè una roba vera, non è affatto un giocattolo, anzi suona molto bene. Vabbè, no, poi io quando si tratta di sintetizzatori mi rendo conto che poi appena faccio i video poi immediatamente mi arrivano poi commenti da chi se ne intende molto, da chi è molto dentro il mondo dei synth, che magari non ama questo sound, oppure conosce profondamente l'architettura, e c'è chi dice che gli piace, chi gli dice che non gli piace, i difetti. Io vado molto così istintivamente, non so come dire, per esempio nel mio caso è un sintetizzatore che proprio per come viene presentato, come idea, come mondi sonori, non è affatto legato per esempio al mio modo di usare i sintetizzatori. Io li uso in modo molto più tradizionale, alla vecchia, diciamo, tra virgolette. Quindi tutto questo sound design che arriva sopra queste cose non mi appartiene, però mi rendo conto che comunque la qualità di queste cose è ottima, è alta, e quindi anche se non è magari il mio, mi lascio così strabiliare dalla qualità, soprattutto considerando appunto che sono prezzi diciamo ragionevoli, ecco. Allora, per esempio, adesso io volevo fare un tentativo. Chiaramente sono strumenti questi che poi messi nella condizione di dover fare cose classiche come questa, l'aftertouch,
in modo assolutamente convincente, insomma. Bello, bello. Poi insomma, considerate che, voglio dire, veramente, non dico in uno zaino, ma quasi, Bisogna stare attenti all'aftertouch. Cioè, si comporta bene anche in questi ambiti, poi basta cambiare e partono subito queste cose molto, molto più moderne ed attuali. Devo dire che è bello, questo per esempio stona con l'aftertouch. Insomma, sono tutti interessanti, veramente interessanti. Questa cartella sulle basse, prima avevo fatto il pezzo all'inizio, abbiamo dovuto togliere completamente tutti i bassi perché ne aveva troppi. Insomma, voglio dire, dai, è uno strumento che costa relativamente poco, cioè non è uno di quelli super, super economici, ma li vale perché voglio dire, comunque, insomma, 6 voci di polifonia, 2 oscillatori, 12 voci parafonico, unisono, mono, vabbè, quello si sa, effetti di tutti i generi, insomma, mi sembra che funzioni molto bene, ha tutte le connessioni possibili, insomma, sembra veramente bello. A questo punto, veramente ringrazio ancora Daniele che mi ha ospitato, che me l'ha fatto provare perché questo è veramente interessante. E, e niente, io vi ringrazio, vi saluto come sempre. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Andate sul mio sito www.maxkeys.com se vi interessa vedere tutte le categorie dei video che ho fatto sulle tastiere, sono divisi per categorie, poi lì c'è anche la mia musica, tutte le novità che faccio, libri, cose, insomma, il mio mondo se vi interessa fare un giro. E ringrazio ancora Daniele, ripeto, e niente, Mini Freak di Arturia veramente, veramente mi ha lasciato di stucco, diciamo. Ciao ciao, sabato prossimo, ciao.